beating heart. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi ci troviamo nel parco del Delta del Po, a cavallo tra l'Emilia-Romagna e il Veneto. Partiremo da sud per esplorare tutto il parco verso nord e per poi finire la nostra giornata a Chioggia. Prima di iniziare, se volete supportarci, iscrivetevi al canale. Ora partiamo! Oggi, dopo esserci svegliati all'alba, arriviamo in Emilia-Romagna nel parco regionale del Delta del Po. Area naturale in cui il grande fiume, dopo aver attraversato tutta la pianura padana, finisce nel mare Adriatico. Ci siamo segnati diverse tappe da fare e iniziamo la nostra esplorazione dalla magnifica abbazia di Pomposa. Non passa di certo inosservata, con il suo altissimo campanile che svetta in un paesaggio a dir poco piatto come quello della pianura. È possibile visitare la chiesa risalente all'inizio del Medioevo e il museo annesso. La cosa che più ci ha impressionato sono gli affreschi presenti all'interno dell'abbazia e il suo pavimento di marmo, con motivi geometrici davvero da lasciare a bocca aperta. Il nostro on the road continua all'interno del parco del Delta del Po e facciamo uno stop al faro di Goro. Questo remoto punto si raggiunge solo tramite barca su richiesta e si può anche dormire all'interno del faro, un alloggio decisamente insolito. Ci troviamo proprio sul confine con il Veneto e per cambiare regione si attraversa un antico ponte di barche pagando una tassa di 2,50 €. Ci sembra quasi un dazio doganale di altri tempi. Il Delta del Po è un luogo davvero unico. L'acqua è l'elemento predominante, ma gli scenari possono cambiare di molto. Raggiungiamo ora la Sacca degli Scardovari, dove le tante casette di legno dei pescatori rendono questo luogo uno dei più riconoscibili del delta. La produzione di cozze, vongole e ostriche qui è un'eccellenza. Imbocchiamo poi la Via delle Valli, un percorso davvero suggestivo che ci porta a passare su altri ponti di barche, in strette vie e argini circondati dall'acqua. Ci sono anche diversi punti di osservazione con cartelli esplicativi che raccontano la storia della zona. Avremmo voluto fare a piedi anche la parte di Valle Sagreda, ma purtroppo c'erano dei lavori e la strada era chiusa. La Via delle Valli è il punto perfetto per gli amanti del birdwatching e se volete vedere i fenicotteri rosa. Siamo arrivati alla Via delle Valli ed è pieno di fenicotteri rosa meravigliosi. Arriviamo a Chioggia giusto in tempo per il tramonto, dato che si trova a solo 20 minuti dalla Via delle Valli. Per cena ovviamente proviamo gli spaghetti alle vongole e sono davvero ottimi, da provare assolutamente. Il giorno dopo, preparati gli zaini, iniziamo ad esplorare questa affascinante città lagunare. Andiamo? Arriviamo fino alla Porta Garibaldi, che segna l'ingresso al centro e troviamo il bellissimo piazzale Perotolo, spero si pronunci così, che si affaccia su un piccolo canale decorato con diverse statue. Questa piazza fa parte del sagrato della cattedrale di Santa Maria Assunta, visitabile liberamente. Continuando a camminare, incontriamo il campanile della cattedrale, che è stranamente staccato dal resto della struttura, e imbocchiamo Corso del Popolo, arteria principale di Chioggia lunga 830 metri. Circa a metà si trova la Torre di Sant'Andrea, che vanta l'orologio di origine medievale funzionante più antico del mondo. Se vi trovate qui la domenica mattina, potreste anche salire in cima alla torre per una vista panoramica sulla laguna e sul centro. Arrivati in fondo a Corso del Popolo si apre davanti a noi Piazzetta Vigo, da cui partono i battelli per Venezia e per l'isola di Pellestrina. Il maestoso Ponte Vigo ci porta sul canale della Vena, il più caratteristico della città. Con i suoi tanti ponti e case colorate che si affacciano sull'acqua è in assoluto il nostro preferito. Percorrere tutta la riva del Canal Vena è un'esperienza autentica, in cui incontrare le persone che vivono quotidianamente questo luogo e che ci è piaciuto davvero molto.
Per pranzo ci fermiamo in un bacaro, tipica osteria della zona, e proviamo i cicchetti di pesce, sono tutti buonissimi. Vi consigliamo di fare una passeggiata di circa 20 minuti fino a Sottomarina, passando per l'isola dell'Unione. Perdetevi nelle sue piccole vie piene di case dai colori sgargianti fino ad arrivare ai murazzi costruiti nel 1700 come difesa della città. Per concludere il nostro viaggio raggiungiamo infine l'immensa spiaggia libera e la diga di Sottomarina, dove possiamo vedere diversi trabucchi, alcuni dei quali in alta stagione si trasformano in ristoranti. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Scriveteci nei commenti se siete già stati da queste parti, Chioggia e il Delta del Po, o se vi ispirano come meta di viaggio. Prima di salutarci, iscrivetevi al canale per non perdervi i nostri prossimi video e lasciateci un mi piace per supportarci. In ultimo volevamo dirvi che dalla prossima settimana uscirà una serie di video, 5 per la precisione, settimanalmente e non ogni 2 venerdì, e saranno tutti collegati tra loro, quindi non perdeteveli. Grazie mille, alla prossima. Ciao! Ciao ciao!